Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati nel nuovo appuntamento settimanale del venerdì. Come avete visto in anteprima realizzeremo un marsupio, super facile e veloce, quindi mi rivolgo sempre alle principianti, non temete i vari passaggi per realizzare il marsupio, perché vedrete che anche voi riuscirete a farlo. In prossimità della stagione estiva il marsupio è proprio un progetto che cade a pennello, lo si deve avere necessariamente perché è pratico, è comodo e lo si può portare ovunque. E visto il riscontro positivo della settimana scorsa con il progetto senza cuciture, ho pensato bene, semplifichiamo ancora di più questo progetto che comunque è semplice da realizzare all'uncinetto, per cui anche per questo progetto non vedremo cuciture, eccetto che per i due pezzi fatti all'uncinetto per andare appunto a comporre il marsupio. Io spero che apprezziate anche quest'oggi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace il progetto, se provate a replicarlo, mi raccomando inviatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post, così io innanzitutto vedo i vostri progetti anche in altre tonalità di colore e vi riposterò sulle mie storie di Instagram. Comunque andiamo all'occorrente. Ho utilizzato la juta, quindi un bel marsupio super estivo in juta. Ho utilizzato 3 gomitoli da 40 grammi in questa bellissima variante verde. Ho lavorato la juta questa volta con l'uncinetto numero 4, anche qui lavorazione piuttosto morbida. Poi ho utilizzato una zip da 22 cm, 20-22 cm nella variante blu, però vi consiglio di fare tono su tono con la zip. Io avevo a disposizione questa nella variante blu e ho messo questa, però se avessi avuto quella verde avrei messo certamente quella, quindi abbinate i colori e fate tono su tono, che non è male. Poi ho utilizzato uno scampolo per foderare il progetto senza cuciture, quindi ci servirà della colla, una fibbia, perché ovviamente un marsupio e la fibbia occorre necessariamente. Io ne avevo due, una da 7 cm e una da 5 cm, comunque potete utilizzare o l'una o l'altra. E in ultimo, ma non per importanza, ho utilizzato anche lo Swan Black nella variante verde per andare a realizzare il cinturino, quindi volevo un cinturino abbastanza fitto, rigido, e questo è tutto il minimo e indispensabile. Tutti i materiali che vi ho mostrato li trovate sullo shop di Tre Sfere, tutti i link, gli indirizzi utili ve li lascio sotto al video nel box informazioni. A questo punto passerei direttamente al tutorial senza perdermi troppo in chiacchiere. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, in questo modo non vi perderete i prossimi progetti, e di seguirmi su Facebook e su Instagram. A questo punto sigla! Intanto occupiamoci del pannello frontale. Avviamo 35 catenelle. 35esima ed ultima catenella. Come avete visto ho lavorato le catenelle in maniera molto morbida, per tutto il resto della lavorazione manterrò una mano morbida. Queste 35, che poi saranno 34 punti, equivalgono a 32 cm circa. Iniziamo la primissima riga a mezzo punto alto, quindi salto la prima catenella che ho disponibile, entro nella seconda e vado a sostituire il primo mezzo punto alto con una maglia bassa più un'altra maglia bassa. Dopodiché prendo il filo, vado nella catenella successiva e ripeto 3 asole e le chiudo tutte insieme. Quindi prendo il filo, catenella successiva e continuo in questo modo finché non avrò 34 mezzi punti totali. Adesso stendo un po' la mia primissima riga perché tende un po' ad arricciarsi, fatelo anche voi, in questo modo raggiungete anche i 32 cm. Faccio una catenella, giro la mia primissima riga e ripeto quello che ho fatto prima, un mezzo punto alto in ciascun punto sottostante. Quindi prima sostituisco il mezzo punto con le 2 maglie basse e sempre in maniera molto morbida vado a lavorare tutti i mezzi punti alti chiudendo tutte le asole. Continueremo in questo modo per questa seconda riga e per altre 2, per un totale di 4. Come notate si arriccia un po' il lavoro, non appena finite tutta la riga, ad ogni riga stendete un po' il lavoro e ritornerà come prima. Vi consiglio di farlo, altrimenti le dimensioni non coincidono con quelle che vi indico io in pratica. Queste 4 righe totali mi sviluppano 5 cm. Una volta fatto questo, dalla riga successiva
successiva andremo a diminuire gradualmente saltando sempre il primo punto di partenza. Iniziamo, giro le mie 4 righe, salto direttamente il primissimo punto e vado nel secondo. Vado a sostituire sempre il mezzo punto alto con le 2 maglie basse. Poi procedo sempre lavorando mezzo punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 33 mezzi punti alti. 33esimo ed ultimo punto. Fatta la prima riga di diminuzione, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo nuovamente la diminuzione saltando esattamente il primo punto. Lo salto, vado nel secondo e sostituisco il primo mezzo punto alto con le 2 maglie basse e procedo mezzo punto alto in ciascun punto per un totale di 32 mezzi punti alti. Dobbiamo continuare esattamente in questo modo a diminuire gradualmente per altre 6 righe, quindi insieme abbiamo fatto le prime 2 righe di diminuzioni, ne facciamo altre 6 per un totale di 8 finché non avremo appunto questo pannello dalla forma trapezoidale. Ci dovremmo ritrovare con 26 punti sulla parte superiore. In totale abbiamo una base da 30 cm per un'altezza di 14 cm. Occupiamoci adesso della parte dietro. Iniziamo con un anello magico, quindi avvolgiamo il filo tra le dita in questo modo, lo incrociamo, prendiamo il filo di lavorazione dall'interno e blocchiamo innanzitutto con una catenella. Continuerò sempre a mezzo punto alto, quindi mi inserisco nell'anello, faccio un punto basso e un altro punto basso per sostituire il primo mezzo punto alto e aggiungo altri 12 mezzi punti alti, quindi 2, 3, 13esimo ed ultimo mezzo punto. Perfetto, adesso chiudo il mio anello e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto o, se avete fatto le 2 catenelle, nella seconda catenella. Ecco qui, prendo l'aiuta e chiudo. Continuiamo e facciamo gli aumenti per ingrandire il nostro pannello tondo. Mi inserisco nel primo punto, sostituisco sempre il mezzo punto con le 2 maglie basse e aggiungo nello stesso punto un altro mezzo punto per un totale di 2 nello stesso, e farò così per tutti i punti che mi rimangono. In questo modo a fine giro avrò un totale di 26 punti. 25, 26. Ok, vado a chiudere nel primo mezzo punto con punto bassissimo, catenella e inizio il terzo giro. In questo caso, durante il terzo giro non vado a fare aumenti, vado a lavorare semplicemente un punto in ciascun punto per un totale di 26 punti, perché come notate sembra che ci siano un po' troppe maglie, no? Non faccio anche aumenti perché già da questo giro voglio preformare un po' il mio pannello tondo, nel senso che voglio incurvarlo leggermente, visto che andrà cucito sull'altra parte della cerniera e sul retro del marsupio. Se utilizzate un filato diverso dal mio, che può essere cotone o può essere cordino, non è detto che durante il terzo giro dobbiate fare anche voi un punto in ciascun punto, probabilmente dovreste fare un giro di aumenti. Ecco, tengo a specificarlo perché a volte mi dite perché non coincide con il tuo lavoro, perché probabilmente state utilizzando un filato diverso. Ogni filato ha una sua resa. Io nel mio caso continuo lavorando un punto in ciascun punto senza fare aumenti. Chi sta utilizzando lo stesso materiale insieme a me può rimanere fedele allo schema che vi sto mostrando. Ventiseiesimo ed ultimo punto. Avete visto, si è distesa un po' la lavorazione, ma nello stesso tempo si imbarca un po', è normale, no? Niente paura, perché nel giro successivo andrò a fare gli aumenti e tutto ritorna alla normalità. Vado a chiudere sempre nel primo mezzo punto alto, quindi faccio una catenella, entro sempre nello stesso punto, faccio un punto basso con un punto basso e nel punto successivo vado a fare l'aumento. 2 mezzi punti nello stesso punto, 1 e 2.
punto successivo un mezzo punto alto, punto successivo un aumento e continuerò in questo modo per tutto il giro. Così facendo, durante questo quarto giro avrò un totale di 39 punti. 39, quindi termino con l'aumento perché ho iniziato con un punto singolo. Intanto chiudiamo con un punto bassissimo, catenella, entro sempre nello stesso punto, sostituisco con le 2 maglie basse e stavolta inizio con l'aumento per avere un pannello il più tondeggiante possibile. Nei 2 punti successivi andiamo a lavorare un mezzo punto alto, per cui riprendiamo la sequenza di punti. Un aumento e nei 2 punti successivi un mezzo punto alto e ripetiamo per tutto il giro. Ci ritroveremo con 52 punti totali. 51, 52. Ok, chiudo il giro nel primo punto con punto bassissimo al solito e procedo con gli aumenti. Durante questo giro iniziamo con un mezzo punto singolo. Dopodiché nei prossimi 3 punti successivi andremo a lavorare un mezzo punto alto. Poi ripetiamo nuovamente l'aumento, quindi 2 punti nello stesso e poi nei 3 punti successivi un mezzo punto e ripetiamo la stessa sequenza per tutto il giro. Ci ritroveremo con 65 punti totali. Chiudo il giro nel primo punto, catenella e inizio. Questa volta vado a fare 4 punti consecutivi e poi l'aumento. 2, 3, 4, quinto punto, 2 punti nello stesso, 1 e 2 e di nuovo 4 punti consecutivi e poi l'aumento per tutto il giro. Ci ritroveremo con 78 punti totali. Concludo con l'aumento, 77, 78. Chiudo sempre nel primo punto con punto bassissimo. Catenella e iniziamo l'8º giro. Quindi inizio con l'aumento. 1 e 2 nello stesso e poi 5 punti consecutivi e di nuovo aumento 5 punti per tutto il giro. Ci ritroveremo con 91 punti totali e 5. Possiamo staccare l'aiuta, sfiliamo l'uncinetto, prendiamo un ago e andiamo a chiudere. Mi inserisco nel primo punto alto, al centro dell'ultimo, vado a disperdere il filo tra le maglie. E abbiamo completato così il pannello tondo che misura esattamente 21 cm. Bene, una volta che i nostri 2 pannelli all'uncinetto sono così pronti, possiamo procedere con gli altri step. Allora, innanzitutto bisogna ritagliare degli scampoli. Qui ne ho ritagliato uno per andare a foderare il mio pannello tondo. Andrò a tracciare con la penna esattamente la circonferenza del mio pannello tondo. Lascerò 1 centimetro per andare a cucire o a fissare con della colla come abbiamo visto la scorsa settimana. Stessa cosa ho fatto per il pannello trapezoidale, quindi ho ritagliato uno scampolo, traccerò esattamente la forma del mio trapezio, lascerò 1 centimetro e andrò a fissare il tutto sull'aiuta. Prima di fare questo però andiamo ad applicare la nostra zip. Ha la stessa misura di quella 22, la stessa misura di quella utilizzata la scorsa settimana. Prendiamo sempre degli spilli e momentaneamente la andiamo a fissare. Vi ricordo di fissare la lavorazione dell'uncinetto a mezzo centimetro dalla cerniera per avere lo spazio libero e per aprire e chiudere appunto la zip. Quindi cosa faccio? Intanto vado a fissarla pian pianino, un po' di pazienza. Bloccata una metà, fissiamo l'altra parte con della colla. Inserisco un po' di colla alla volta lungo la zip che mi rimane, così, e piano piano la accompagno con le mani.
Vi consiglio sempre, man mano che fissate, mettete degli spilli, piano piano, piano piano, così, e voilà, metto l'ultimo spillo. Procedo dall'altra parte allo stesso modo. Lo lasciamo in posa e lasciamo asciugare. Questo sarà il risultato. Nel frattempo che il marsupio sta in posa, passiamo al cinturino. Dunque, possiamo utilizzare sia questo piccolino oppure questo grande, che è quello che in genere si utilizza. Quello più grande misura 7 cm, mentre quello piccino misura 5 cm. Andrò ad utilizzare questo. In ogni caso, se non avete questo, acquistate questo più grande. Potete seguire lo stesso procedimento perché sono uguali. Partirò esattamente da questo pezzo di fibbia. Andrò a fare una lavorazione a maglia bassa di 15 cm. E faccio questa operazione con l'uncinetto numero 3. In questo modo riesco ad entrare sia nella fessura e riesco a fare una lavorazione bella fitta. Vado direttamente a lavorare 4 punti bassi all'interno della fessura. Ripeto, la stessa operazione potete farla anche qui, però anziché andare a lavorare 4 maglie basse ne lavorerete di più, poi il resto viene da sé. Tra l'altro la lunghezza del cinturino è personale, quindi anche lì fate delle prove, magari andate a misurare il vostro girovita o i girofianchi, insomma prendete le misure e le riportate direttamente sul cinturino. Ricordatevi di suddividere i centimetri su ciascuna metà fibbia. Faccio la catenella, giro il mio lavoro e continuo a lavorare in maniera molto fitta un punto basso in ciascun punto. Non utilizzo l'aiuta stessa perché ho paura che col tempo ceda, quindi mi affido volentieri al cordino. Ok, ho terminato il mio cinturino, la prima metà. Ho fatto esattamente 28 righe che equivalgono a 17 cm perché tengo conto che almeno 2 righe saranno fissate all'interno del marsupio, quindi un piccolo margine in più deve esserci sempre. Quindi stacco il cordino e poi l'eccesso lo vado a nascondere tra le maglie. Come notate c'ho il mio marsupino che uso quasi sempre insieme a tutte le borse che realizzo perché è molto comodo. Infatti io prendo il riferimento per realizzare il cinturino del marsupietto del mio marsupio. Consiglio anche a voi, vi suggerisco di fare sempre delle prove su se stesse, ecco. E guardate, qui il cinturino passa attraverso la fibbia, quindi c'è un po' di eccesso perché in questo caso il mio marsupio mi permette di regolare appunto il mio cinturino in base alle mie esigenze. Io non farò questo procedimento, anche se comunque potremmo farlo, no? Mi aggancerò comunque all'interno di questa fessura e farò esattamente quello che ho fatto qui, perché in questo caso non desidero che il mio cinturino sia regolabile, non voglio complicare un po' le cose e complicarle anche a voi. Come ho detto fin dal principio, il tutorial, questo progetto deve essere super semplice e alla portata di tutti. Riprendo il mio cordino, lo Swan Black, faccio un cappio e direttamente in questo modo vado a coprire l'altra fessura che ho lì, vado a fare direttamente un punto basso. Anche qui farò una lavorazione super fitta, guardate questa com'è super fitta.
e guardate tra l'altro che comunque un po' di elasticità c'è, quindi mi raccomando mantenetevi sempre qualche centimetro in meno perché col tempo il cordino potrebbe anche cedere nonostante abbia fatto una lavorazione super fitta. Queste sono le uniche raccomandazioni che posso farvi, non c'è un trucchetto o un segreto, dovete regolarvi un po' voi, io vi do dei consigli, dei suggerimenti, lo sapete, e continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto fino a che raggiungo le dimensioni desiderate. Poco fa avevo detto 42 cm, se non erro, comunque io farò sempre delle prove. Bene, ho lavorato in totale 84 righe e mi fermerei anche qui. Queste 84 righe equivalgono a 48 cm. Eliminando le ultime 2 righe che mi occorreranno per andare a cucire appunto il cinturino al marsupio, arriviamo a 46 cm. Dobbiamo sempre calcolare, nel mio caso, i 5 cm della fibbia, nel vostro caso magari potranno essere anche 7 cm, più i 15 cm, togliendo le ultime 2 righe siamo a 17 sempre per andare a cucire. Quindi in totale tutto il mio cinturino misura 70 cm all'incirca, 69, 69 e mezzo, siamo lì, che sommati al marsupio che misura 21 cm di base, quindi in larghezza, vanno a svilupparmi all'incirca 90 cm, anche meno, comunque siamo lì, che per me vanno più che bene. Anche voi per regolarvi prendete in considerazione tutte queste linee guida, suggerimenti che vi sto dando. Tra l'altro, se desiderate potete anche realizzare il cinturino dividendo le maglie basse su una fibbia e sull'altra. Io ho preferito comunque fare in questo modo: da una parte il cinturino più corto, dall'altra parte più lungo, fa lo stesso, l'importante è che le dimensioni siano esatte. È arrivato il momento di andare a cucire tutti i pezzi. Come notate ho già imbastito grossolanamente una metà del marsupio, compresa la fibbia. Mi raccomando, mettiamo il cinturino sul dritto, altrimenti rischiamo di cucirne uno sul dritto, uno sul rovescio e poi praticamente la fibbia non combacia. Ecco, per intenderci, l'ho girata. Entra lo stesso, per carità, però il verso giusto è dritto con dritto. Ho anche fissato la mollettina al centro per stabilire appunto il centro esatto sia del pannello tondo che del pannello trapezoidale. Quello che adesso vedremo su un lato l'ho già fatto sull'altro lato in maniera precisa e identica, lo facciamo insieme. Sono partita esattamente subito dopo il cursore, no? Vado a prendere proprio le maglie che coincidono, prendo pure un filo per imbastire e vado a bloccare i primi punti che coincidono, 1 e 2. Passo in questo modo col filo e blocco nuovamente. Poi faccio coincidere tutti i punti in questo modo. È un'operazione che richiede un po' di pazienza, però una volta fatto non avete problemi nello step successivo della cucitura definitiva, quindi io vi consiglio di farlo. Poi vado a bloccare 1, 2 la seconda riga con il punto che coincide in questo modo. Tra la terza e la quarta riga dei 34 mezzi punti alti iniziali andiamo a fissare la nostra fibbia, quindi io per sicurezza l'ho agganciata all'altra parte, in questo modo sono sicura che andrò a fissarla dritto sul dritto. Ecco qui, mi posiziono esattamente qui e vado a bloccare sia la parte trapezoidale, sia la parte tonda, sia i 4 punti del cinturino. Quindi io passo passo vado a bloccare tutto. Ok, avete visto, ho bloccato il cinturino. Adesso piano piano vado a bloccare questa zona qui, che apparentemente sembra non coincida, ma in realtà non è così. Senza fare troppi calcoli vado a prendere i punti che coincidono tra loro. Se avete seguito tutto lo schema del tutorial passo passo, tutto vi coinciderà come coincide praticamente a me. Una volta che ci siamo accertati che il nostro marsupio è esattamente proporzionato, guardate qui, ancora non è cucito definitivamente, però risulta essere proporzionato, possiamo andare a cucire definitivamente il tutto con l'ago e con l'aiuta stessa. Dunque qui
siete libere di cucire o sulla parte del dritto, pian piano togliete il filo che è servito per imbastire e andate a cucire, oppure cucire sul rovescio, quello che farò esattamente io. Sfibbio il cinturino, apro la cerniera e metto il tutto sul rovescio piano piano. Aiuta ago e parto esattamente da quei punti che ho bloccato in precedenza con il filo in azzurro, quindi già so che punti devo andare a prendere. Ripeto, se vi va potete fare questa operazione direttamente sul dritto del lavoro. Rientro un'altra volta prendendo gli stessi punti e faccio una doppia cucitura. Ok, sto per arrivare nella zona del cinturino. Visto che già ho bloccato punto e punto durante l'imbastitura, non farò altro che prendere gli stessi punti e passare anche attraverso al cinturino. Intanto tolgo il cordoncino in blu, in azzurro, quindi prendo tutta la maglia del pannello tondo, prendo il cordoncino, ovvero il cinturino, prendo la lavorazione, il pannello trapezoidale, passo attraverso e blocco. Se vi va in questa zona qui, visto che tratterrà il peso del marsupio, possiamo dare una doppia cucitura in questo modo, cosa che farò io. Non è un'operazione difficile, bisogna avere comunque pazienza, però vedrete che il risultato sulla parte del dritto, sulla parte davanti del marsupio, sarà super pulita. Quindi a questo punto direi di continuare così. Bisogna soltanto andare a cucire punto per punto fino alla fine. E voilà, questo è il risultato quindi del marsupio una volta terminato. Da un'estremità, quindi dalla cucitura all'altra cucitura, siamo a 25 cm, chiaramente sulla parte superiore siamo a 27 cm, 25, 20 cm. Gradualmente le dimensioni della lavorazione aumentano per un'altezza di 14 cm. Chiaramente all'interno l'ho imbottita per mostrarvi l'effettiva capienza del progetto. E tra l'altro ho dimenticato una cosa: durante il terzo giro vi ricordate che non avevo fatto aumenti perché lo ritenevo opportuno per due motivi. Uno, perché durante il secondo giro avevo un po' di maglie, no? Quindi volevo stendere un po' la lavorazione. Il secondo motivo è per favorire appunto la piega dell'apertura del marsupio, per favorire questa piega qui, questa zona qui che è più curva, e devo dire che è stata un'ottima idea. Ho indossato anche il marsupio e devo dire che le dimensioni del cinturino sono proprio azzeccate. Ho fatto anche bene a mantenermi qualche centimetro in meno. Vi faccio vedere all'interno come risulta. Ho messo dell'imbottitura, come vi dicevo prima, la tolgo un attimo. Ecco qui, questo è il risultato, abbastanza capiente. Devo dire che all'interno il marsupio potrebbe ospitare un bel po' di oggetti, quindi non male anche questo progetto per quest'estate. Insomma, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate. Vi ricordo sempre che se vi va potete cucire il tutto e non utilizzare la colla, basta seguire tutti gli step che vi ho mostrato prima, però anziché utilizzare la colla basta prendere ago e filo e cucire il tutto. Ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un po' di pratica, poi vedrete che non risulterà poi così
così difficile. Non è uno dei metodi che preferisco sempre cucire. Dato il riscontro positivo della settimana scorsa, ho visto che avete tanto apprezzato e quindi vi ho proposto un altro progetto apparentemente difficile che sicuramente anche chi è alle prime armi può realizzarlo. E rieccoci qua, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che vi sia piaciuto il progetto, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando. Se provate a replicare il progetto, taggatemi, inviatemi le vostre foto, seguitemi sui social Facebook ed Instagram per non perdervi l'anteprima di ogni progetto, iscrivetevi anche al canale, attivate la campanellina, in questo modo non vi perderete i prossimi progetti, i prossimi video tutorial. Come sempre vi ricordo che i materiali che avete visto, che vi ho elencato, li trovate sullo shop online di Tre Sfere. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento la settimana prossima, mi raccomando non mancate, un bacino a tutti!